Il 4 luglio 2025 si avvicina e non sarà un giorno qualunque. Non solo è l'Independence Day degli Stati Uniti, ma secondo il professor Daniel Lopez sta diventando il fulcro di una serie di eventi globali preoccupanti. Proteste interne, minacce esterne, esperimenti governativi, simulazioni di guerra e bioterrorismo. Coincidenze? Oppure stiamo assistendo all'orchestrazione di qualcosa di molto più grande? Negli Stati Uniti è stato lanciato un movimento chiamato No Kings 2.0, che prevede un protesto nazionale contro il presidente Donald proprio per il 4 luglio. Fin qui nulla di strano. Ma quando si osserva il volantino ufficiale si notano errori grammaticali e ortografici bizzarri. Patriottismo con la the, scritto senza la H. Il professor Lopez ipotizza che possa trattarsi di una manovra di disinformazione, forse redatta da stranieri, con l'intento di alimentare tensioni interne. Una simulazione ufficiale, contenuta in un rapporto pubblicato dal Congresso americano nell'aprile 2024, ipotizza un attacco bioterroristico negli Stati Uniti con data simbolica, il 4 luglio 2025. Lo scenario ricorda molto l'Event 201, che simulava una pandemia poco prima dello scoppio del Covid. Lo stesso Bill Gates ha dichiarato che la prossima pandemia potrebbe derivare da un attacco deliberato, non da un passaggio zoonotico. Un altro tassello che si aggiunge a un mosaico sempre più inquietante. Nella stessa data verrà lanciato AI.gov, il portale ufficiale dell'amministrazione americana per la gestione delle agenzie tramite intelligenza artificiale. Alla guida del progetto David Sachs, ex socio di Elon Musk, Peter Thiel e altri membri della PayPal Mafia. Il piano è chiaro: automatizzare il governo, accelerando la nascita della cosiddetta Repubblica Tecnologica. Secondo Lopez, una mossa pericolosa, voluta da personaggi legati anche alla CIA e a Palantir Technologies. Dal 2020 il World Economic Forum conduce esercitazioni chiamate Cyber Polygon, che simulano una vera e propria pandemia digitale, blackout, internet fuori uso, caos finanziario. In parallelo, gli Stati Uniti hanno avvertito le aziende di prepararsi a possibili attacchi informatici provenienti dall'Iran. Intanto la Cina studia come abbattere le reti elettriche occidentali, come confermato da pubblicazioni scientifiche ufficiali. Tutto questo rientra nel piano di destabilizzazione globale, già svelato nel 2003 dal generale Wesley Clark. Abbattere 7 paesi in 5 anni, con l'Iran come obiettivo finale. A questo si aggiunge la missione anglosassone, rivelata da Bill Ryan, in cui si parla apertamente di una guerra nucleare controllata per generare paura globale e invocare la nascita di un governo unico mondiale. Negli ultimi mesi, l'attività iraniana sul suolo statunitense si è intensificata in modo allarmante. Infatti, secondo fonti come Fox News e Iran International, nel corso dell'ultima settimana sono stati arrestati oltre 130 cittadini iraniani, sospettati di aver varcato illegalmente il confine, di mantenere legami con la IRGC o con Hezbollah, oppure di avere precedenti penali legati a armi, droga e violenza. Un'operazione di tale portata conferma che la presenza di reti potenzialmente ostili è ormai una realtà anche all'interno degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Tehran Times, l'Iran avrebbe avvertito ufficialmente gli Stati Uniti di un presunto piano di attacco false flag orchestrato da Israele sul territorio americano. Secondo l'intelligence iraniana, l'obiettivo sarebbe stato quello di inscenare un attentato attribuendolo a cellule iraniane o gruppi filo-iraniani, così da giustificare un'escalation militare immediata e ottenere consenso per una risposta armata. Questo scenario, se confermato, riprenderebbe la strategia già utilizzata in passato da Tel Aviv con operazioni sotto falsa bandiera. Come vedete, le cose si complicano sempre di più e i pezzi di questo mosaico globale diventano ogni giorno più inquietanti. Non sappiamo se davvero succederà qualcosa il 4 luglio 2025, ma giorno dopo giorno le coincidenze si sommano e le probabilità di un evento orchestrato o di una crisi inattesa continuano ad aumentare. In un contesto così incerto, l'unica strategia sensata è sperare per il meglio, ma prepararsi per il peggio. Se davvero dovesse verificarsi un attentato o un attacco sul suolo americano, Trump potrebbe avere immediatamente il movente politico e strategico per intervenire in modo diretto contro l'Iran.
dando così seguito a una parte di quella dottrina di contenimento e di escalation di cui si parla da anni. In questo scenario, un singolo evento potrebbe innescare un effetto domino con conseguenze globali. State attenti, restate vigili, analizzate ogni segnale. E voi? Siete preparati? Come vi state preparando? Avete consigli, piani, idee utili? Scrivete tutto nei commenti. Confrontatevi e fate sentire la vostra voce, perché in tempi come questi la conoscenza condivisa e la lucidità possono fare la differenza.